Dopo le disequazioni di primo grado lineari, quelle con le frazioni, quelle in cui ci sono, i casi impossibili o verificate e dopo i sistemi di disequazioni di primo grado, oggi parliamo di disequazioni di primo grado fratte o dette anche disequazioni frazionarie. Vediamo appunto come sono e come risolverle in 4 passaggi. Si dicono appunto disequazioni, frazionarie o fratte di primo grado le disequazioni in cui l'incognita x compare in almeno un determinatore e deve essere scritta sempre nella forma nx fratto di x maggiore, sono vari casi, adesso scriviamo bene, quindi possono essere scritte nella forma nx fratto di x maggiore di 0, oppure nx fratto di x minore di 0, oppure le potete trovare come nx fratto di x maggiore o uguale a 0, oppure l'ultimo caso n di x fratto di x minore o uguale a 0. Ok, queste possono essere, potete trovarle in queste 4 forme. L'importante è che li riconoscete perché al denominatore ci deve essere appunto l'incognita x rispetto a quella, diciamo, a quella con le frazioni, okay, dove dovevate togliere, si poteva insomma togliere il denominatore. Qui invece in questo caso il denominatore non deve essere mai annullato, ok? Dove n di x è detto numeratore, scusate, numeratore, e dove di x è detto denominatore. Ok, può succedere però che una disequazione frazionaria non si presenti nella forma normale, quindi queste sono, queste sono forme normali, ok? Si presentano così. In questo caso quindi bisogna metterla in questa forma con il calcolo algebrico. Facciamo degli esempi, ok? Così a volte non si presenta forma normale. Bisogna fare calcoli algebrici per ottenerla. Facciamo degli esempi. Quindi, esempi. Primo esempio è la disequazione di primo grado fratta in forma normale, così vedete com'è. Ok? Ad esempio 5x meno 10 fratto 5 meno x, in questo caso maggiore o uguale a 0. Questa è una forma normale, questa è scritta in modo giusto, ok? E poi bisogna appunto risolverla. E poi vediamo come. Adesso invece facciamo un esempio, 2, quindi un esempio di esecuzione di primo grado da portare in forma normale. Ok, andiamo ad esempio, ok, 2 più 3 fratto x meno 1 maggiore di 0. Ok, cosa facciamo? Facciamo il minimo, dobbiamo portarla nella forma nx, ok, dobbiamo portarla, dobbiamo arrivare
alla forma nx fratto di x maggiore di 0. Qua è scritto maggiore di 0. Qui chiaramente, scusate, riporto al primo caso, in questo caso questo è n di x chiaramente e questo è d di x, ok? E questa era la forma nx fratto di x è maggiore o uguale a 0, ok? Ok, andiamo e procediamo. Ok, procediamo. Quindi faccio il minimo comune, x meno 1, chiaramente, poi scritto così, quindi 2 per x meno 1 più 3, perché questo è x meno 1 per 1, perché qua se fosse scritto 1, ok, x meno 1 per 2, più chiaramente x meno 1 diviso x meno 1 è 1, 3 per 1 3, maggiore di 0. Continuiamo, quindi facciamo le nostre moltiplicazioni, dobbiamo togliere le parentesi come al solito, quindi 2x meno 2 più 3 fratto x meno 1 maggiore di 0. Ok, facciamo, insomma, finiamo di fare i calcoli, quindi 2x meno 2 più 3 è più 1 fratto x maggiore di 0. Siamo arrivati, questa è la forma normale, questa, okay. Questa è la forma nx fratto di x maggiore di 0, dove 2x più 1 è n e x meno 1 è il denominatore di. Ok, così avete visto le differenze da quando abbiamo una equazione già scritta nella forma corretta e quando dobbiamo ottenerla. No, bisogna insomma fare dei calcoli semplici. Ok, adesso andiamo a scrivere il procedimento di ora. Cambiamo colore, fa un bell'arancione. Ok, quindi ora procediamo per risolvere la disequazione. Equazione di primo grado fratta. Abbiamo qualche passaggio. Abbiamo quindi il primo passo qual è? Il primo passo è quello di studiare il segno di nx e di dx. Come lo facciamo? Studiamo il segno intanto del numeratore. Il numeratore può essere, deve essere sempre positivo, mai negativo, è una regola, e può essere nella forma nx maggiore di 0 oppure n di x maggiore o uguale a 0. Questo maggiore o maggiore o uguale a 0 dipende appunto dall'esercizio. Qui facciamo l'esempio, questo qui, 2x più 1 fratto x meno 1 maggiore di 0, in questo caso nx è maggiore di 0 perché qui non c'è l'uguale, ok? Mentre quando studiamo il denominatore, questo deve essere sempre settamente maggiore di 0, sempre positivo. Non va mai l'uguale perché il denominatore non deve mai essere, come ho detto prima, annullato. Non deve essere mai uguale a 0, ok? Quindi, dopo aver studiato il numeratore e il denominatore, cosa facciamo? Quindi andiamo a fare, diciamo, i nostri calcoli, ok? Otteniamo dei risultati. Ottenuti questi risultati, non so, nx, ne so, x maggiore di 2 e questo x minore di 3, ok? Ottenuti i risultati, il secondo passo, andiamo a costruire una tabella, costruiamo una tabella del segno di, del denominatore e denominatore. Quindi cosa faccio? Cioè
faccio il castello dei più e dei meno, dove ho tre settori e due torri. Queste due torri sono divise, questi due torri dividono appunto i tre settori. E qui appunto vediamo cosa succede con i segni. Il terzo passo, quindi provo, quindi con la regola dei segni, il risultato, ok, quindi del rapporto n di x fratto d di x. Quindi trovo R, dato R. E da qui deduco la soluzione della mia disequazione. Come la deduco? Considerando in questo caso il segno iniziale della disequazione data. Andiamola a fare che è più semplice rispetto magari, ok? Sembra difficile, ma è una sciocchezza. Andiamo a vedere appunto degli esempi. Ok? Vediamo il primo esercizio. Allora, ho ad esempio 2x meno 5 fratto 4x più 1 minore di 0. Ok, come vedete questa è già scritta in forma normale e quindi non devo fare niente. Quindi inizio a fare il procedimento per risolverla. Ok? Ricordatevi che questo è importante, questo segno è fondamentale per la soluzione. L'andiamo a rivedere dopo. Ok? Quindi il primo passo abbiamo detto studiamo il segno del nominatore e del numeratore e del denominatore. Ok? Quindi andiamo a scrivere che, quindi il primo passo che faccio, ok, andiamo a studiare il segno di nx. Quindi nx è 2x meno 5. Ora, come ho detto, deve essere scritto o come maggiore di 0 o maggiore o uguale. In questo caso è indipendente dal fatto che questo è minore, ok? Deve essere sempre positivo. Questo poi lo consideriamo alla fine, come ho detto, al terzo passaggio. Qua lo dobbiamo considerare solo per vedere se n è maggiore, se è estremamente maggiore o anche uguale. In questo caso non c'è l'uguale, quindi è maggiore di 0. Lo dovete considerare solo per questo motivo, quindi andiamo a farlo. Quindi questa è lineare, esempio di equazione lineare, e la sappiamo già studiare e andiamo a trovarci il nostro risultato. Quindi 2x meno 5 è maggiore di 0, quindi portiamo dall'altra parte il numero, quindi 2x è maggiore, cambiamo di segno, più 5. Divido per 2, quindi 2 e 2 vanno via, quindi x è maggiore di 5 mezzi, chiaramente positivo, e lo cerchio. Andiamo al denominatore. Il denominatore abbiamo detto che è sempre strettamente maggiore di 0, ok? Quindi 4x più 1 è maggiore di 0. Non sbagliate che molte volte qua c'è magari era minore o uguale e automaticamente viene da mettere uguale. No, è sempre solo strettamente maggiore perché non deve mai annullarsi. Quindi andiamo anche qui a trovarci la soluzione, quindi 4x è maggiore di meno 1, divido per 4,
e ottengo che x, questo va via, x è maggiore di meno un quarto. E questo è il nostro numeratore, quindi questo è n di x e questo è d di x. Ok, abbiamo fatto il primo passo. Adesso il secondo passo è appunto costruire questo castello con le torri, ok? Quindi lo facciamo di qua, facciamo una retta orientata e chiaramente ci mettiamo i risultati in ordine chiaramente come vanno messi. Qua c'è meno un quarto e poi c'è 5 mezzi, chiaramente perché è positivo questo, ok? Adesso qui, quindi queste sono le due torri, una, quindi sono i risultati. Andiamo a vedere che qua c'è scritto maggiore di 5 mezzi e maggiore, quindi hanno il pallino vuoto entrambi, ok? E poi qui da sta parte, fuori dalla retta, mettiamo n di x sotto d di x e poi r come risultato, ok? Ok, adesso dobbiamo fare appunto, dobbiamo scrivere i segni. Mi dice che x è maggiore di 5 mezzi, quindi la freccia me la dà verso destra, quindi oltre 5 mezzi, e quindi qua c'è tutta la parte positiva e il resto è sempre negativo. Ok? Andiamo qua, x maggiore di meno un quarto, quindi la freccia mi indica verso destra, ok? Come se fai di qua, ok? Oltre meno un quarto. Quindi il denominatore è qui è tutto positivo nelle caselle, nei tre spazi, nei tre settori, nei due settori rimanenti, l'ultimo settore è negativo, ok? Mettete quindi sempre la parte positiva e il resto lo lasciate negativo nei settori che mancano. Adesso il risultato facciamo la regola dei segni. Meno per meno, ricordo che facciamo un piccolo memo a scrivere di memo, regola dei segni, quindi meno per meno fa più, più per meno fa meno per più fa meno e più per più fa più. Ok, quindi andiamo ok, facciamo la regola e scriviamo quindi meno per meno abbiamo detto che fa più, meno per più fa meno e più per più fa più. Ok, ottenuto il risultato, adesso qual è la soluzione della disequazione? Cioè, quando la disequazione è sempre verificata, adesso ritorniamo al famoso segno iniziale che ci interessa, ok? Quindi questa qui è verificata quando dice che è minore di 0, quindi ci interessa la parte, ok? La parte negativa, ok? Quando è minore dovete prendere tutti i segni negativi, quindi questa parte qua, ok? Quindi la nostra soluzione, se invece era chiaramente maggiore, prendevate i segni positivi, ok? È facile, soluzione. Quindi ricordatevi che il segno iniziale della disequazione interessa nella parte finale, cioè la soluzione, quando la disequazione è verificata. Quindi è meno sta tra questi due numeri, quindi la soluzione è che x è compresa tra meno un quarto e 5 mezzi. Come se qua ci mettesse una x, ok? O la stessa cosa, ok? Questa è la soluzione della nostra disequazione. Mm? Andiamo a fare un altro esempio. Ok. Allora ho 2x più 2 fratto x meno 2 maggiore o uguale a 0. Ok, quindi ricordiamo anche che quindi n può essere, n di x può essere, andiamo a fare lo studio dei segni, n di x può essere n di x maggiore di 0 oppure n di x maggiore o uguale a 0, mentre il denominatore è sempre strettamente maggiore di 0, ok? E questo ricordiamo come memo. Ok, quindi
studio di nx e di dx. Ok, allora andiamo con n di x. Ok, andiamo con n di x è 2x più 2, quindi 2x più 2. Qui mi dà già maggiore o uguale, quindi in questo caso è maggiore o uguale. Questo è semplice perché già in questo caso è maggiore. Dovete fare attenzione solo quando è minore, ok? E quindi scegliere se è maggiore o maggiore o uguale. Ok, andiamo a risolvere, quindi 2x è maggiore o uguale a meno 2, dividiamo per 2, quindi x è maggiore o uguale a meno 1, perché 2 diviso 2 è 1, ok? Quindi lo portiamo qua. Andiamo con d di x, abbiamo x meno 2. X meno 2 in questo caso è maggiore di 0, ricordiamoci che non va mai l'uguale, ok? Quindi risolviamola, x è maggiore di più 2 e questo è il nostro denominatore. Andiamo a fare il nostro castello, mettiamo le due torri, qua chiaramente va a meno 1 perché va in ordine crescente come vanno messi i numeri sulla retta e qua c'è più 2. Meno 1 ha il pallino pieno perché c'è l'uguale e più 2 invece ha il pallino vuoto. Andiamo a scrivere n di x, p di x e il risultato. Ok, andiamo al numeratore, dice x è maggiore o uguale a meno 1, quindi la freccia va verso destra, tutti positivi, quindi più e più e il resto è meno. Ok? Andiamo al denominatore, ok, anche qui la freccia va verso destra dopo il 2, quindi dopo il 2 ci sono tutti positivi e dietro tutti negativi. Regola dei segni, meno per meno fa più per meno è meno, più per più fa più. Adesso quali risultati andiamo a prendere? Mi dice, ok, questa qua che mi dice maggiore o uguale a 0, quindi tutti i positivi, perché è maggiore. Qui la riscriviamo, ok, e qua tutti i negativi, perché era minore, ok? Ok, qui tutti positivi, ok, andiamo a fare il cerchio, quindi questo qui e questo qua, tutti positivi. Adesso andiamo semplicemente a scrivere la nostra soluzione. La soluzione qual è? Quindi x minore, in questo caso è pallino pieno, quindi minore o uguale a 1 e x maggiore di 2. Ok? Quindi questa è la nostra soluzione della disequazione quando è verificata. Spero che questa spiegazione sia stata semplice, abbiate capito. Comunque farò un altro video con altri casi, ok? Sempre su queste disequazioni fratte, qualche altro esempio, insomma, per esercitarci un po'. Ci vediamo alla prossima. Ciao!